Dopo aver introdotto il concetto di profondità di campo e aver capito le diverse variabili che dobbiamo controllare per ottenere una buona nitidezza dei nostri scatti, vediamo ora un argomento strettamente collegato a questa variabile, che è chiamata iperfocale. L'iperfocale rappresenta la distanza di messa a fuoco che permette la maggior profondità di campo, ovviamente è sempre in relazione con l'apertura del diaframma e la lunghezza focale. In questo caso però non si mette a fuoco su un soggetto, ma a una determinata distanza. Quella distanza, che è appunto l'iperfocale, permette di ottenere il massimo di profondità di campo per quella scena. L'ampiezza della profondità di campo calcolata in base all'iperfocale è questa qui. Quindi per esempio se abbiamo h che è la distanza dell'iperfocale che è 8 metri, avremo un'ampiezza totale della profondità di campo di 4 fino all'infinito, perché si prolunga da metà davanti, metà della lunghezza, quindi 8 diviso 2 è 4, da 4 metri fino all'infinito. Avremo quindi il massimo della profondità di campo, ovviamente sempre puntando a quel punto H che è l'iperfocale. Il concetto di iperfocale è stato ampiamente usato soprattutto nella fotografia analogica, ma anche nel digitale non ha assolutamente perso la sua importanza. Nella fotografia analogica i suoi più grandi utilizzi sono stati per esempio nella fotografia di paesaggio, per ottenere appunto una nitidezza totale su tutto il frame, e nella street photography in modo tale da controllare perfettamente la nitidezza e sapere che mettendo a fuoco in quel punto avremmo avuto un certo range di nitidezza, di profondità di campo in quella scena. Non so se ti ricordi per esempio i fotoreporter di una volta, i servizi vecchi venivano fatti, non si vedeva spesso una massa di fotografi e scattavano così con le braccia in alto. Come facevano? Calcolavano appunto in base all'iperfocale la distanza, diciamo l'ampiezza della profondità di campo in quella scena e potevano scattare sapendo che in quel range di profondità di campo, di metri o centimetri o quello che è, c'erano i soggetti perfettamente nitidi, proprio in base al concetto di iperfocale che adesso approfondiamo. Come al solito partiamo dalle basi, questa qui è la formula per calcolare l'iperfocale, dove f appunto è la lunghezza focale espressa in millimetri, n è l'apertura del diaframma e c è il circolo di confusione. Quindi visto che ricompare questo circolo di confusione che abbiamo appena diciamo, analizzato nel capitolo prima della profondità di campo, cerchiamo di capire un po' meglio che cosa significa. Come abbiamo detto, il circolo di confusione si forma sul sensore quando non abbiamo il soggetto a fuoco, mentre quando abbiamo un soggetto a fuoco, l'immagine che viene restituita sul sensore è molto simile a un punto. Più è grande questo circolo di confusione, maggiore sarà la sfocatura, diciamo, di quella zona. Ma qual è il limite per cui il nostro occhio percepisce un soggetto come nitido o come sfocato? Generalmente questo limite del circolo di confusione è di 0,20 mm. Man mano che il circolo differisce da questa misura, ovviamente il grado di sfocatura aumenterà in quella zona. Senza entrare troppo in aspetti tecnici, possiamo dire che il circolo di confusione è strettamente correlato sia con le dimensioni del sensore sia con quelle del formato di stampa. Vediamo prima cosa intendo quando dico che è strettamente correlato con le dimensioni del sensore. La formula per ottenere il circolo di confusione è uguale alla diagonale dell'immagine diviso 1730. Quindi per esempio per calcolare il circolo di confusione del nostro sensore, se abbiamo una full frame, quindi 36x24, la diagonale di questa immagine è 43,26 mm, che se divido per 1730 ottengo un circolo di confusione di 0,025 mm. E così poi per tutti gli altri formati, APS-C, 4 terzi e via dicendo. Quindi come puoi vedere il circolo di confusione varia a seconda del sensore che utilizziamo. Facciamo quindi un esempio riprendendo la nostra formula dell'iperfocale per vedere come utilizzare questa formula sapendo adesso cos'è il circolo di confusione. Nel nostro esempio usiamo una focale, quindi un f di 25 mm, il circolo di confusione usiamo 0,016 perché è quello che abbiamo visto tramite il calcolo precedente che viene delle APS-C Nikon, che è la fotocamera che uso io, e il soggetto più vicino che vogliamo fotografare sappiamo che è a 2,5 metri. Quindi quale sarà l'apertura del diaframma tale da avere una profondità di campo talmente ampia da avere il soggetto più vicino a fuoco. E quindi possiamo andare avanti ai tentativi. Per esempio se abbiamo un'apertura focale pari a n uguale 4, dalla nostra formula otteniamo che la distanza iperfocale, quindi la distanza sulla quale mettere a fuoco la nostra scena per ottenere la massima profondità di campo è 9,7 metri. Ma in base a quello che abbiamo visto prima della distanza focale, questa distanza non va a coprire
il nostro soggetto principale che si trova a 2,5 metri di scena, perché se noi andiamo a dividere 9,7 per 2 viene 4 e qualcosa, e quindi alla fine non abbiamo il soggetto a 2,5 metri, sarebbe completamente sfocato, perché la nostra profondità di campo, quindi il soggetto nitido, partirebbe da 4,5 metri e qualcosa. Quindi con N4 non otteniamo la profondità di campo adatta per mettere a fuoco il nostro soggetto. Proviamo in questo caso allora ad aumentare il valore del diaframma, perché comunque, come abbiamo visto, più aumentiamo il diaframma, più aumenta appunto la profondità di campo della scena. Con i nostri calcoli otteniamo che con un diaframma 11 abbiamo una distanza iperfocale di 3,5 metri. Quindi ritornando appunto all'H2 del discorso dell'H2 di prima, e abbiamo il soggetto 2,5 metri, in questo caso otteniamo la profondità di campo adatta, perché comunque parte da 1,7 circa. Quindi abbiamo il nostro soggetto a 2,5 metri che sarebbe perfettamente nitido, da 2,5 in avanti fino all'infinito. Quindi praticamente avremo tutta la nostra scena, quella che ci interessa, perfettamente a fuoco. Quindi capisci subito l'importanza dell'iperfocale, soprattutto nella fotografia di paesaggio, dove possiamo avere così una profondità di campo massima e avere tutti i soggetti a fuoco, ma anche nella street photography, dove dobbiamo avere una limitata zona di campo in una certa zona, dove praticamente passano i soggetti, e quindi in questo modo possiamo controllarla al meglio. Quindi un concetto veramente utile e che approfondiamo ancora. Ovviamente per calcolare l'iperfocale, siamo ormai in un'era tecnologica, non devi fare nessuna formula. Abbiamo numerose tabelle online, quindi per esempio come questa qua che abbiamo in sovraimpressione, che una volta che conosci la lunghezza focale utilizzata e il sensore ti permettono molto facilmente di calcolare l'iperfocale senza nessun calcolo. Ma esistono anche numerose applicazioni che puoi utilizzare per calcolare l'iperfocale. Per esempio ne vediamo una che si chiama DOF Calculator, che è esattamente la versione mobile di quello che abbiamo usato precedentemente, del simulatore che abbiamo usato prima su desktop. Allora, come puoi vedere, anche in questo caso è molto semplice l'interfaccia, puoi scegliere l'apertura del diaframma, la lunghezza focale e la distanza del soggetto. E ovviamente devi scegliere la fotocamera che utilizziamo. Noi usiamo una Nikon D7200, andiamo in Manual Mode e iniziamo a settare i nostri parametri. Quindi per esempio mettiamo un'apertura f8 e una lunghezza focale di 35 mm. Lasciamo perdere la distanza del soggetto perché per il calcolo dell'iperfocale abbiamo visto che non ci serve, perché è in relazione alla lunghezza focale e al diaframma. Quindi noi facciamo calcolare e vediamo i valori che ci dà. Come puoi vedere ci dà che la distanza iperfocale è 7,69. Quindi noi adesso possiamo utilizzare questa distanza, metterla all'interno del soggetto, della distanza del soggetto, magari in eccesso, quindi è 7,69, mettiamo 7,7 e in questo modo abbiamo l'esatto calcolo dell'iperfocale e di tutta la profondità di campo disponibile. Ecco qua, calcolata, iperfocale, il punto è a 7,69, quindi abbiamo 3,85 davanti al soggetto fino all'infinito. Quindi in questo modo sai che il primo punto disponibile per avere a fuoco il soggetto è a 3,85. Facciamo ora un altro calcolo, quindi possiamo mettere per esempio la lunghezza focale sempre la stessa e mettiamo un diaframma un po' più chiuso, quindi mettiamo un'apertura di f16. Calcoliamo e vedi che cambia ovviamente la distanza iperfocale, in questo caso è 3,86. Andiamo a mettere di nuovo questo 3,86, quindi 3,9 lo mettiamo nella distanza del soggetto e vedi che esce fuori di nuovo distanza iperfocale a 3,86 e poi abbiamo davanti al soggetto 1,96, quindi il primo punto utile in questo caso la distanza è più ampia perché ovviamente abbiamo aumentato il nostro diaframma, quindi abbiamo più profondità di campo, parte da 2 metri circa fino ad arrivare all'infinito. Quindi abbiamo un'ampia scena e proprio un'ampia profondità di campo. Quindi vedi com'è facile da usare questa applicazione e soprattutto l'importanza che ha l'iperfocale per ottenere la giusta messa a fuoco di tutto il campo o comunque di quello che ti interessa. Prima di concludere però torniamo un attimo al concetto che abbiamo visto precedentemente, perché comunque il cerchio di confusione abbiamo detto che è strettamente correlato con le dimensioni di stampa. Infatti fa come riferimento il cerchio di 0,2, che quindi è quello limite che abbiamo detto per il nostro occhio umano, ha come riferimento una stampa in formato 20x25, osservata a una normale distanza di visione che è pari alla diagonale di 32 cm. Quindi calcolando il nostro cerchio di confusione
Per quanto riguarda i formati di stampa, facendo esattamente quello che abbiamo fatto precedentemente, quindi semplicemente dividendo la diagonale diviso 1730. Quindi per esempio in una stampa 20x25, la diagonale 32 cm, avremo un cerchio di confusione di 0,185. In una stampa 30x45 avremo un cerchio di confusione di 0,3 e in una stampa come un poster, quindi una stampa medio-grossa, 70% avremo un cerchio di confusione di 0,7. Ovviamente più la stampa è grande, più cresce anche il cerchio di confusione. Tutti questi valori sono sempre validi osservando l'immagine da una corretta distanza di visione, perché se noi andiamo a osservare un poster da una certa distanza avremo un certo grado di nitidezza, ma se andiamo a osservare per esempio un poster molto vicino vedremo l'immagine più sgranata, perché comunque una certa immagine va vista a una normale distanza, che per legge standard è la diagonale appunto di quell'immagine, delle dimensioni finali di quell'immagine. Quindi nel caso del poster andrebbe vista a 122 cm di distanza. Se la vai a vedere più vicino, in questo caso non è detto che l'immagine non sia sgranata, quindi non sia sfocata, perché cambia la distanza di visione. È un concetto un po' più difficile del resto, ma penso che tu l'abbia capito. Quindi nel caso remoto, perché ormai è un caso remoto perché le foto non vengono più stampate, ma vengono tenute a migliaia su hardware e hard disk, una cosa che sinceramente non ti consiglio. Stampa più che puoi, perché comunque la foto è bella avercela stampata. Ti dicevo, se vuoi per esempio stampare una foto, facciamo questo esempio qua, volessimo stampare una foto in grande formato, quindi 70%, un bel poster, ma vuoi mettertelo in casa, quindi mantenere una buona nitidezza e che sia nitido anche osservandolo da molto vicino, perché comunque le dimensioni in casa sono quello che sono. In questo caso cosa bisogna fare? Il calcolo ovviamente è leggermente diverso in questo caso. Allora dobbiamo fare innanzitutto il rapporto tra queste due diagonali, quindi la stampa 30x45 che è la diagonale 54 cm, quindi la distanza in cui noi vorremmo osservarla, e il poster 70% che è la dimensione effettiva di quello che otterremo. Quindi abbiamo utilizzato la diagonale della stampa, ti ripeto, perché noi vogliamo osservare a 50 cm e abbiamo utilizzato la diagonale del poster perché la dimensione finale della stampa che vogliamo ottenere è il poster. Facciamo un rapporto tra queste due diagonali e viene 2,44. Quindi dividendo il nostro circolo di confusione del sensore APS-C che abbiamo detto che è 0,016 diviso 2,44 abbiamo 0,0065 mm. Quindi un ciclo di confusione veramente molto più piccolo. Quindi applichiamo questo nuovo ciclo di confusione all'esempio che abbiamo visto precedentemente per vedere cosa cambia. Quindi abbiamo la nostra focale che è di 25 mm, il nostro ciclo di confusione che abbiamo calcolato e il soggetto più vicino è sempre a 2,5 mm. Quindi quale apertura del diaframma dobbiamo usare? Il solito conto, quindi con apertura del diaframma pari a 11 abbiamo un'iperfocale di 8,7, quindi ampiamente lontana dal soggetto principale che è a 2,5 metri di distanza. Ugualmente, se noi mettiamo un n uguale a 16, in questo caso, mentre prima bastava per avere una buona nitidezza e una buona profondità di campo a coprire anche il soggetto, in questo caso non basta, perché andiamo dividendo a 3 metri. In questo caso infatti dobbiamo spingerci fino a n22. Vedi che andando a n22 il risultato dell'iperfocale è 4,4 metri, quindi avremo una nitidezza totale che partirà da 2,2 fino all'infinito, quindi conterrà anche il nostro soggetto. E utilizzando questa iperfocale con questo ciclo di confusione potremo permetterci di stampare la nostra fotografia ottenuta a forma di poster, quindi 70%, e guardare questa fotografia a soli 50 cm di distanza e non percepire nessuno sfocato ulteriore, perché comunque sarà tutto perfettamente nitido per quella distanza, perché abbiamo calcolato appunto ciclo di confusione basandoci sul rapporto delle diagonali anche della stampa. Questo è sicuramente il concetto più difficile del precedente e che userai sicuramente meno che l'iperfocale classica, ma comunque è un concetto che è meglio sapere per non rovinare le proprie stampe e averci delle stampe di qualità. Bene, con questo ultimo approfondimento sui formati di stampa e sul calcolo dell'iperfocale abbiamo finito il nostro discorso teorico per quanto riguarda la profondità di campo. Ormai dovresti essere in grado, almeno in teoria, di saper gestire la profondità di campo in qualunque situazione, semplicemente cambiando le varie variabili in gioco e utilizzando, quando la situazione lo richiede o quando tu vuoi utilizzarla, il concetto di iperfocale.
Ma adesso vediamo subito all'atto pratico come utilizzare tutto quello che abbiamo imparato.